water, earth, fire, air. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. 100 years passed and my brother and I discovered the new Avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before he's ready to save anyone. But I believe Aang can save the world. Benvenuti topini, io sono Jostix e questo è un altro episodio di Zelda Breath of the Wild Cosplay Challenge. L'episodio di oggi è stato consigliato da uno di voi, quindi ringrazio Giorgia per aver consigliato Aang dell'ultimo dominatore dell'aria. Prima di spiegarvi il personaggio vi ricordo le regole. Regola numero 1, scegliamo un personaggio da interpretare. Regola numero 2, possiamo utilizzare solo armature, armi e abilità che ricordano quel personaggio. Regola numero 3, faremo una sfida, solitamente un l'anello d'oro, ma tipo oggi non è il caso, dove utilizzeremo questo personaggio. Allora, quando ho letto Aang ero abbastanza sicuro che era impossibile farlo, poi ho avuto un po' di idee. Ma partiamo dal vestiario, che è molto particolare e anche un po' comico, come potete vedere, ma adesso vi spiegherò il motivo di perché certe scelte. Abbiamo dei pantaloni molto simili, abbiamo i saruel femminili, che assomigliano abbastanza, direi che ci siamo. Purtroppo, invece, per la parte sopra, per la maglia, non c'era assolutamente niente, ragazzi, che gli assomigliava. Mi sono dovuto accontentare di una tunica delle terre selvagge colorata di arancio, ma proprio per ricordare il colore e nient'altro. Purtroppo per questo cosplay la parte sopra è andata così. Per la testa, invece, ho avuto questa idea. Mi sono detto, proviamo un attimo a colorare la maschera lumisera di rosa, almeno per ricordare il volto, perché almeno ricrea un po' la pelata di Aang, tipica dei monaci dell'aria. E poi ho ottenuto un risultato che inizialmente non avevo pensato, ma che sinceramente adoro, nonostante faccia un pochino ridere. Ovviamente la maschera rosa va a creare questa pelata un po' rosa come se fosse il volto, anche se è una tonalità completamente diversa. Ma le decorazioni che ci sono su questa maschera ricordano un po' delle frecce e sono anche di colore azzurro. Questa cosa mi ha fatto molto ridere perché ricordano le frecce, i tatuaggi di Aang. La cosa ancora più divertente, e che adesso vedrete tramite un'immagine, è che queste frecce si illuminano al buio, come quando Aang va in forma di avatar. Questa cosa mi ha fatto veramente scompisciare, quindi ecco che ho utilizzato questa maschera per fare il volto di Aang. Mentre per quanto riguarda armi e poteri, il bastone di Aang non volevo utilizzare la lancia di legno, perché la lancia colpisce con un moveset che non ricorda quello di Aang, ma ho preferito il remo e mi sono andato a trovare un remo con attacco più 10. Ragazzi, questo è il remo più forte del mondo. La leggenda dice che questi remi venivano utilizzati nella barca di Goldie Roger. Per le tecniche di vento utilizzeremo ovviamente il ventaglio Korogu, ma utilizzeremo due tecniche particolari: il Leaf Bomb Rolling e il Leaf Bomb Launching, che adesso spiegherò perché magari alcuni di voi non sanno di che cosa sto parlando. Il Leaf Bomb Rolling si fa premendo Y quando abbiamo il ventaglio per creare il vento, saltare e rilasciare la bomba. E come avete visto, il lancio della bomba è molto più veloce. Viene schizzata via. Mentre per quanto riguarda il Leaf Bomb Launching, dobbiamo tenere premuto R, direzionare dove vogliamo spedire all'incirca la nostra bomba, saltare e rilasciare la bomba. Non la utilizzeremo tanto, utilizzeremo molto di più quell'altra, però mi sembrava giusto farvela vedere. Perché questa decisione delle bombe? Perché volevo qualcosa che ricordasse il dominio della terra, dato che Aang è l'avatar al dominio su tutti e quattro gli elementi. Col turbine di Revali e il ventaglio abbiamo il dominio dell'aria, con l'egida di Daruk e le bombe il dominio della terra, e infine per il dominio del fuoco ovviamente arco con frecce di fuoco, però soltanto due perché se no ne abusiamo. E dato che ho in mente una sfida molto carina, bisognerà anche stare attenti a salvaguardarli questi archi, in modo che non si rompano prima del tempo. Per la sfida che avevo in mente è un po' anche qui una risimulazione della conquista dell'impero del fuoco in Avatar. Ovvero andremo prima di tutto al covo del clan Yiga, perché ovviamente il covo del clan Yiga adesso è vuoto perché sono a un salvataggio finale.
Però qui davanti ci sono diversi superstiti che appaiono e hanno delle tuniche molto simili a quelle dell'Impero del Fuoco. Quindi sconfiggeremo prima di tutto i membri del clan Yiga che si trovano qua. Poi andremo intorno al Monte Morte, intorno alla città de Goron, a sconfiggere tutti i Lizalfov di fuoco. Quindi, come potete vedere dalla mappa, ho la posizione di tutti quanti. Li andremo a sconfiggere e chiuderemo il nostro viaggio al lago Darman, dove ci sarà il Mega Magma Rock. Ovviamente per la parte del Monte Morte ci proteggeremo con la pozione ignifuga, perché altrimenti subiremo danni e danni e danni attraverso il calore. E vi ricordo che però in generale non posso curarmi. Questa è la sfida, questo è Aang, ci vediamo a breve. E eccoci qua, tra l'altro in forma Avatar, appunto, come vi dicevo. Siamo riusciti per pochissimo, perché abbiamo usato veramente tantissime risorse. Gli archi stavo per finirli, i remi anche, le bombe non riuscivo a mirare bene, quindi ci è mancato veramente poco, ma siamo riusciti a finire questa sfida. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like se il video vi è piaciuto e scrivere nei commenti il prossimo personaggio che devo portare in questa serie. Al prossimo video, Tupini.